Ricordate il film Il Dottor Stranamore? 1964, sono passati, pensate, 60 anni, eppure è un film ancora attualissimo e molto molto bello. Se non l'avete mai visto, non perdete l'occasione e appena potete guardatelo. Film in cui un eccezionale Peter Sellers giganteggia in 3 ruoli, doveva essere 4, ma al grande attore inglese non piaceva l'idea di interpretare il maggiore Kong e quindi si limitò a 3 personaggi. Il colonnello Mandrake, un ufficiale della RAF, coadiutore di un folle generale del USAF, generale Ripper. Il presidente degli Stati Uniti, Martin Maffei, una macchietta, rinchiuso nella War Room e costretto ad assistere alle mosse dei suoi sottoposti e a telefonare sotto lo sguardo vigile e austero dell'ambasciatore De Sadeschi al suo amico Dmitry, cioè il segretario generale dell'Unione Sovietica. E infine lui, il dottor Stranamore, questo scienziato pazzo ex tedesco, si sospetta ex nazista, sulla sedia a rotelle, afflitto dalla sindrome della mano aliena, con la mano destra guantata di nero, che a un certo punto comincia ad avere vita propria, cerca di strangolarlo, poi si esibisce nel saluto nazista. Ecco, quella figura, il dottor Stranamore, pur parodistica, grottesca, esilarante per certi versi, era basata su un qualcosa di reale, su qualcosa che era avvenuto circa 20 anni prima e che, proprio in funzione di ciò che era accaduto, aveva permesso agli Stati Uniti di svoltare nettamente nella propria corsa alla tecnologia e anche alla conquista dello spazio. Quel qualcosa era stata semplicemente un'operazione nascosta, non della Central Intelligence Agency, che all'epoca ancora non esisteva, e questo è uno dei grandi miti da sfatare, ma del Counter Intelligence Corps, il controspionaggio dell'esercito degli Stati Uniti, dello US Army, che aveva condotto, a partire dalla primavera del 1945, un esperimento sociale, potremmo definirlo, o meglio ancora, un reinsediamento totale di intelligenza, quello che nella narrativa comune è diventato noto come Operazione Paperclip. Il video di oggi è in collaborazione con il nostro partner NordVPN, un partner prezioso che ci ha permesso di realizzare questo video in particolare, ma anche molti altri, sempre con argomenti non sempre facili da recuperare quanto a tematiche e soprattutto a materiali. Per tutti voi, nostri follower di Dentro la Storia, ha riservato una gustosa sorpresa proprio per questo mese di maggio. Dal 2 maggio al 30 maggio, infatti, chi acquisterà qualsiasi piano biennale di NordVPN dall'Italia riceverà un regalo eccezionale. Di cosa si tratta? Di una carta regalo GoGift di valore progressivamente più alto in base al piano acquistato. Attenzione però, questo regalo vale solo e esclusivamente per chi aderisce all'offerta grazie alla partnership con noi di Dentro la Storia. I dettagli li trovate nel link che trovate qui sotto e anche in descrizione nel video. Ma ci sono anche altre novità. Da oggi infatti con un solo account NordVPN si possono usare fino a 10 dispositivi in contemporanea. In precedenza erano solo 6, quindi avete una opportunità ulteriore per godere di tutta la sicurezza e della tranquillità di navigazione grazie a NordVPN, che mette al riparo i vostri dati da curiosi, da qualche spione e da chi vorrebbe approfittare appunto della vostra presenza in rete. Inoltre, da oggi NordVPN è la VPN che offre server in più paesi del mondo. Siamo arrivati a ben 111 paesi aderenti. E allora che altro aspettate? Guardate il nostro video e approfittate dell'offerta di maggio di NordVPN. Primavera del 1945 si diceva. La Germania ormai è sconfitta. La guerra in Europa finisce con la resa dell'8 maggio. Hitler non c'è più, si è suicidato. Mussolini prima di lui è stato catturato dai partigiani e fucilato. In Europa torna la pace dopo tanti anni di guerra e di distruzione. La guerra non è finita, sta continuando nel Pacifico. E in più, gli alleati occidentali sanno di non potersi fidare del loro quasi alleato orientale, Stalin. Sì, sono legati da un rapporto stretto derivante dal comune nemico, ma tutti sanno, su ambo i fronti, che non ci sarà più collaborazione in futuro. Lo si vede già a Teheran nel corso della conferenza alla fine del 1943, con le prime schermaglie tra Stalin e Churchill.
lo si rivedrà dopo a Yalta, a Potsdam, tutte conferenze di pace che prevedono la divisione del mondo e, per certi versi, anche la divisione delle spoglie, degli sconfitti, soprattutto la divisione delle eccellenze. Non è un mistero che la Germania nazista, pur retta da un regime aberrante, disumano, pur determinata a conquistare il mondo e a soggiogarlo con metodi brutali, aveva favorito la ricerca scientifica, indirizzata chiaramente allo sforzo bellico, ma proprio in questo senso la Germania aveva fatto passi da gigante e aveva fatto fare passi da gigante in diversi ambiti. Pensate all'aeronautica, i primi propulsori a getto e i primi aerei da combattimento a turbogetto erano stati tedeschi, poco dopo erano arrivati gli inglesi. Pensate all'avionica, alla missilistica, i primi missili sono nati in Germania. Pensate ad alcune ricerche mediche, certo alcune di queste condotte con metodi disumani. Pensate ai motori diesel marini, perfezionati proprio in Germania. Pensate allo snorkel, che permetteva ai sommergibili di navigare a lungo sott'acqua senza dover riemergere per cambiare i fumi, e a tante altre innovazioni, tutte nate in Germania, tutte frutto della ricerca improntata a rendere il Reich dei 1000 anni una potenza assoluta in ambito militare e non solo, anche industriale. Ma quelle ricerche, che poi avevano preso una piega decisa verso le famose armi prodigio, di cui abbiamo già parlato in un video apposito che trovate nel canale, quelle ricerche alla fine della guerra facevano gola a molti e chiaramente ai vincitori, ad est e ad ovest. Ma dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Abbiamo iniziato questo video parlando della primavera del 1945. Dobbiamo retrocedere a 2 anni prima, alla fine dell'inverno 42-43, quando a Berlino avviene qualcosa. Un qualcosa che non è autonomo, non è qualcosa pianificato in precedenza, semmai è la conseguenza di quello che si è visto e si è sperimentato ad est, nel tentativo di conquista dell'Unione Sovietica. Un tentativo fallito. Tutte le offensive verso est, dall'estate del 41 fino all'inverno 42-43, falliscono una dopo l'altra. Non va a buon fine l'operazione Barbarossa, ne abbiamo già parlato, non va a buon fine l'assedio di Leningrado, non va a buon fine il tentativo di sfondamento al centro, non va a buon fine nemmeno l'operazione Caucaso con la battaglia di Stalingrado. Anzi, si vede l'esatto contrario. Le armate tedesche e dei loro alleati sono costrette a retrocedere. A Stalingrado viene polverizzata un'intera armata. Da quel momento la Germania deve combattere sulla difensiva. Non solo. Nello sforzo bellico, la Germania ha bruciato risorse su risorse su risorse. Certo, l'industria tedesca è forte, è capace di grandi innovazioni, grandi ricerche e di produzione in buon numero, ma non può bastare. E se vengono bruciate le risorse, è chiaro che qualcosa le deve rimpiazzare. Dove non si può più arrivare con la quantità, occorre intervenire non solo con la qualità, ma con l'inventiva. È il motivo per cui nella primavera del 1943 a Berlino cambia qualcosa. Cambia la decisione di reimpiegare matematici, fisici, teorici, scienziati, fino a quel momento tenuti in seconda linea, in compiti ausiliari o in alcuni casi spediti al fronte. Dicevamo, reimpiegarli in quelle che sarebbero le loro mansioni più naturali, quelle di ricerca. Viene elaborata una lista, la cosiddetta lista Osenberg, dal nome dell'ufficiale scientifico che la compila. È una lista di scienziati utili, anzi necessari, fondamentali allo sforzo bellico, che vengono richiamati da tutto il paese e indirizzati verso gli istituti di ricerca. Il principale tra questi istituti di ricerca si trova sul Mar Baltico, si chiama Peenemünde, è un sito balistico dove si sperimenta l'avionica e la missilistica. A capo del progetto di Peenemünde c'è lui, Wernher von Braun, un genio, il pioniere della missilistica, l'uomo che già da giovane aveva studiato le implicazioni dell'avionica in senso verticale. Wernher von Braun raduna attorno a sé il meglio su cui la Germania possa metter mano. Tutti gli scienziati ancora vivi e affidabili da un punto di vista non solo scientifico, ma anche politico, perché nella lista Osenberg rientrano solo gli scienziati che danno prova di assoluta fedeltà al Reich e assoluta capacità di mantenere per sé ogni segreto. A Peenemünde si lavora alla costruzione di quelle che diventeranno note come armi di rappresaglia numero 2, le famose V2, il primo missile balistico della storia. Un'arma destinata a essere lanciata sulla Gran Bretagna e teoricamente anche su altri obiettivi, ma non cambieranno il corso della guerra quelle armi.
lo sappiamo molto bene. Sono armi che però impressionano. Gli alleati, quando devono fronteggiare le prime bombe volanti, le V1, inizialmente vengono colti di sorpresa, ma successivamente capiscono come intervenire con la caccia e come abbatterle o almeno danneggiarle. Con le V2 non c'è niente da fare, troppo veloci, troppo potenti. Quelle armi, per quanto facciano morti e semino distruzione, ma non riescono a cambiare il corso della guerra, quelle armi interessano moltissimo. Sono un tipo di arma completamente nuovo, mai visto prima d'ora. È normale che gli uffici strategici vi mettano gli occhi sopra e vogliano accaparrarsene. Il gruppo composto da Wernher von Braun è eccezionalmente corposo. Ci sono tanti studiosi. C'è il professor Görke, c'è il professor Kleinwachter, Kiermaier. Sono tra i migliori esperti di avionica, di propulsione, di giroscopi, di teleguida. Certo, non si possono paragonare agli scienziati del giorno d'oggi che hanno migliorato le conoscenze scientifiche di base, ma per l'epoca erano il meglio in assoluto. Non ci sono solo loro nel mirino di Osenberg, ci sono anche altri scienziati, altre eccellenze che vengono richiamati dal fronte o da altri compiti e indirizzati verso la ricerca. C'è un altro poligono a Kursdorf. Lì si studiano pezzi d'artiglieria e nuovi carri armati. È lì che nascerà il Panzer 8 Maus, un carro super pesante di cui però non si hanno conferme di un impiego sul terreno. Kursdorf si studia la balistica, si studia la capacità di realizzare nuovi pezzi d'artiglieria, nuove armi destinate a cambiare il corso della guerra, un corso che per la Germania si sta facendo sempre più preoccupante e successivamente tragico. Quelle armi non riusciranno a invertire il corso della guerra, non permetteranno alla Germania né di raggiungere l'agognato stallo nei confronti dell'Unione Sovietica che a poco rimangia il terreno perso e anzi entra nei territori tedeschi, né a impedire o rallentare l'ingresso degli alleati in Europa, nella Festung Europa, la fortezza Europa come era stata definita da Hitler. E allora cosa fare di tutto quel lavoro? Cosa fare di tutto ciò che era stato preparato in precedenza, anche a prezzo di tante vite umane? A Peenemünde d'altronde vengono impiegati lavoratori stranieri ridotti in schiavitù. Quando la guerra sta finendo, quella lista, la lista Osenberg, ritorna in auge perché un soldato polacco la ritrova quasi casualmente, frugando in un archivio. Quella lista è ancora incompleta, non ci sono tutti i nomi, ma è abbastanza per lanciare la caccia degli investigatori del CIC, il Counter Intelligence Corps, che viene incaricato dagli Stati Maggiori Generali degli Stati Uniti di rintracciare tutti gli scienziati ancora in vita e convincerli prima di tutto ad accettare un internamento garantito dagli Stati Uniti e poi un passaggio oltre Atlantico, a passare a lavorare con quello che fino a quel momento era stato il loro nemico. Ci vogliono delle settimane, intense settimane di maggio, per radunare in Baviera gran parte dei gruppi di lavoro nazisti. Wernher von Braun e il suo gruppo hanno le idee chiare, hanno paura dei sovietici. Lo stesso von Braun sa di avere la coscienza sporca. A Peenemünde sapeva benissimo di aver impiegato della manodopera ridotta in schiavitù e morta a causa delle impossibili condizioni di lavoro. Lui stesso ha un grado nelle SS e i sovietici non vanno tanto per il sottile con chi veste la divisa con i fulmini gemelli. Arrendersi ai francesi? I francesi non sono neanche considerati. Arrendersi agli inglesi? Quella è una opportunità vagliata, ma non ci sono garanzie. Quindi si va per esclusione. Quando arriva la proposta degli americani che arrestano uno dopo l'altro gli scienziati, tutti gli scienziati accettano quello che viene detto loro nei colloqui riservati, ossia trascorrere un breve periodo in Germania, in Baviera, in un campo gestito dallo US Army, isolati dal resto della Germania, assieme alle proprie famiglie, e poi salire su un aereo o su una nave e cambiare paese, successivamente cambiare anche nazionalità. È questo lo scopo dell'operazione Paperclip: postare un'intera massa di eccellenze assolute da una parte all'altra del globo, per favorire la ricerca scientifica e militare del blocco occidentale. Chi sono questi scienziati? Il primo fra tutti, abbiamo detto, è Wernher von Braun, il genio dei missili. Con lui partono Dornberger, Rudolf, Kurzweil, Hirschler, Beikel, Reisig, Rosinski, tutti i suoi colleghi a Peenemünde. Kiermaier invece viene dirottato ai francesi, per quanto non venga considerato inizialmente un obiettivo, e sarà uno dei padri
del programma Véronique, il primo missile francese. Gli americani però non sono interessati solo alle V2 che fungeranno da base tanto per i futuri missili balistici e strategici intercontinentali quanto per il programma Apollo, programma di esplorazione spaziale. Gli americani sono interessati anche all'aviazione. E allora ecco che vengono spostati in America gli studiosi come Alexander Lippisch, che aveva presentato delle maquette di avveniristici aerei da combattimento ad ala singola e propulsi a getto, o Hans Multop, Hans von Hoheim, Kurt Tank, che poi si rifugierà in Argentina. Tutti scienziati utili allo sforzo bellico alleato, utili a migliorare, a far compiere il salto di qualità alle industrie americane. Ma ci sono anche altri uomini che passano dalla parte degli americani. Uno di questi, in parte, ne abbiamo già sentito parlare. È Reinhard Gehlen, è un ufficiale, è un generale della Wehr, non è uno scienziato. E allora perché includerlo nell'operazione Paperclip? Beh, è semplice. Reinhard Gehlen è un esperto di spionaggio, anzi di controspionaggio. Ha realizzato una rete di informatori e di guastatori da attivare clandestinamente. Le reti Gehlen sono studiate dagli Stati Uniti sulla base dell'esperienza della guerra partigiana, quella guerra che in Unione Sovietica, ma ancora di più in Francia e in Italia, ha permesso agli alleati di vincere con un bel anticipo di tempo, con un netto risparmio di vite americane, inglesi, canadesi, francesi e degli altri alleati, e con un appoggio diretto sul campo. Un dettaglio da non sottovalutare. Gehlen passa volentieri dalla parte degli americani e illustra lo schema delle proprie reti. Uno schema che viene replicato di lì a qualche anno in un nuovo sistema. Questo nuovo sistema si chiama Stay Behind, rimane indietro. Stay Behind, da noi, in Italia, è noto come Gladio. Reinhard Gehlen è in pratica il padre di Gladio. È lui a suggerire di lasciare dietro di sé degli agenti dormienti, perfettamente istruiti e addestrati a utilizzare chi le radiotrasmittenti, chi gli esplosivi, chi le armi da fuoco, chi specializzandosi in medicina e quindi fungendo da medico, per avere alle spalle una quinta colonna in caso di invasione terrestre dell'Unione Sovietica o di improvviso cambio di bandiera di un paese soggetto alla sfera di influenza occidentale. Quella sfera di influenza che era stata tracciata con la matita sulla carta geografica a Yalta e che, come si sarebbe visto con la guerra civile greca, non prevedeva cambi di casacca in corsa, o a est o a ovest. Per questo Reinhard Gehlen diventa preziosissimo, e per reclutare Gehlen, ma anche per reclutare il dottor Kurt Blome, autore di alcuni esperimenti medici preziosi ma disumani, si fa uno strappo alla regola. Il presidente Truman, approvando l'operazione Paperclip, aveva introdotto un solo codicillo: nessun criminale di guerra. Va bene reclutare scienziati tedeschi, va bene dirottare in America l'eccellenza della scienza del Terzo Reich, ma nessun criminale, nessuno che potesse essere implicato in questioni belliche o peggio ancora in processi. Kurt Blome, ad esempio, è imputato a uno dei processi di Norimberga, quello ai dottori. Reinhard Gehlen è un nazista convinto, ha lavorato per i nazisti e le sue reti inizialmente dovevano servire alla resistenza nazista. Eppure entrambi vengono portati negli Stati Uniti grazie all'operazione Paperclip, eludendo anche le richieste degli investigatori sovietici e dei giudici alleati di poterli processare. Per quale motivo? Perché erano utili esclusivamente alla ricerca. Blome, ad esempio, era un grandissimo esperto di guerra batteriologica. Durante il conflitto, mascherando il tutto con la scusa di una ricerca sul cancro, aveva sviluppato ricerche in ambito epidemico, sulle malattie tropicali, sul tifo e su tante altre malattie mortali per l'essere umano. Kurt Blome rappresentava dunque l'eccellenza assoluta nel campo della guerra non ortodossa, quella condotta non con armi esplosivi, ma con le malattie. Poteva essere utile. Per questo a Norimberga venne assolto e successivamente fu portato negli Stati Uniti. Gehlen, come detto, aveva un ruolo attivo nell'esercito tedesco, ma serviva la sua esperienza
di addestratore di commandos, di organizzazione di reti di spionaggio. Quindi venne anche lui esfiltrato e portato negli Stati Uniti, poi riportato a casa, per organizzare le reti stay behind. È una logica perversa, la si potrebbe definire la logica del diavolo. Stringere un patto luciferino con personaggi che si sono macchiati di crimini orribili in nome di una supremazia futura da costruire e di un nemico comune da combattere, in quel caso l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica che non resta con le mani in mano. Di fronte all'operazione Paperclip cerca comunque di reclutare a propria volta scienziati, non ci riesce, ma cerca anche di mettere le mani su tutto ciò che trova di quel che resta del Reich dei 1000 anni. Mette le mani su mezzi corazzati che vengono spostati a est, a Kubinka, dove oggi c'è il museo dei mezzi corazzati. Vengono studiati prima di essere esposti in un hangar, quei veicoli, studiati per capire come migliorare la forza d'impatto delle divisioni corazzate sovietiche dell'Armata Rossa. Mette le mani l'Unione Sovietica su alcuni progetti di aerei ad aviogetto per migliorare la forza aerea sovietica. Mette le mani su alcuni prototipi, mette le mani anche sull'unica portaerei tedesca rimasta incompleta, la Graf Zeppelin, che viene trainata a Kronstadt e studiata, ufficialmente declassificata nave caserma, e poi impiegata in esercitazioni di attacco dal cielo, perché d'altronde è l'unica portaerei che può fungere da bersaglio, ipotizzando un futuro conflitto contro l'Inghilterra e soprattutto gli Stati Uniti, nazioni che sulle portaerei hanno costruito i propri successi, soprattutto in Pacifico. I francesi, come detto, anche loro ottengono qualcosa dall'operazione Paperclip. Non moltissimo, va ribadito, ma qualcosa hanno. Gli inglesi hanno un'altra filosofia. Hanno già preso contatto con diversi scienziati transfughi. Alcuni di questi però sono dei traditori. L'italiano Pontecorvo, l'austriaco Fuchs sono intimamente, profondamente di fede comunista e passeranno le informazioni su cui riusciranno a mettere le mani a est, a Mosca, aiutati anche da 5 personaggi che abbiamo già conosciuto, le 5 stelle di Cambridge, Cairncross, Burgess, McLean, soprattutto Kim Philby, i grandi spioni assieme a Blanc all'interno dell'intelligence britannica che tradirono il loro paese in nome di un'ideologia. L'eredità dell'operazione Paperclip si vede nel corso degli anni con uno sviluppo incredibilmente rapido delle tecnologie. Già nella guerra di Corea, 1950-1953, le nuove armi, soprattutto a livello aeronautico, diventano non un'eccezione, ma la regola. Non passa molto tempo che le invenzioni tedesche, spostate a est e a ovest, dominano la scena. Pensate alla crisi dei missili di Cuba, inizio degli anni 60. Missili balistici intercontinentali, da un lato, dall'altro lato aerei supersonici di ricognizione e di attacco al suolo. Sono i figli dell'operazione Paperclip di Werner von Braun e di tutti gli altri scienziati tedeschi, fino ad arrivare ovviamente a quel film, Il Dottor Stranamore, questo scienziato pazzo che ha cambiato il proprio nome tedesco in un nome molto buffo americano, che si comporta con freddezza, con tratti di sadismo e con una parlantina ipnotica, arrivando a teorizzare sì lo sterminio dell'umanità, ma anche la capacità di sopravvivere attraverso miniere profonde in cui crescere una nuova generazione quasi perfetta. Insomma, una rivisitazione dell'eugenetica nazista. È questo che in fondo rimane in tutti noi, quel dubbio inconfessabile, quel dubbio che il Terzo Reich di Hitler non sia del tutto morto, perché i suoi semi sono stati sparsi da altre parti, soprattutto i semi tecnologici, semi malati in certi casi, in altri casi utili al progresso dell'umanità. Pensate non solo a Dottor Stranamore, pensate a un'altra storia che vi abbiamo raccontato, l'operazione Damocle. I missili di Nasser erano delle V2 e dovevano distruggere Israele. Pensate, se l'avete visto, a un film dell'anno scorso, l'ultimo Indiana Jones. Il personaggio interpretato da Mads Mikkelsen è in pratica una via di mezzo tra Werner von Braun, Kurt Blome e il Dottor Stranamore. È uno scienziato ossessionato dalle sue ricerche, ma profondamente, intimamente, convintamente nazista. Non avrà il successo che bramava, ma tutto ciò dovrebbe metterci in guardia, perché a volte, concentrati come siamo, nella volontà di perseguire una ricerca e un risultato assoluto e di chiaro pregio, sottovalutiamo tutte le implicazioni, quelle etiche, quelle morali, quelle storiche e quelle politiche. Il fine giustifica i mezzi, sì, ma fino a che punto?